Torniamo a parlare della particella ne. Lo so, è un argomento molto ostico, ma è fondamentale per parlare italiano in modo naturale e corretto. In questo video vorrei fare insieme a te due attività pratiche per capire più in profondità l'uso della particella ne. E in queste attività troverai questo aspetto grammaticale sempre in contesto e dal contesto potrai analizzarne il significato e l'uso. Per questo video potrai scaricare la spiegazione gratuita di quello che vedrai nel video di oggi. Clicca sul link che trovi nella descrizione e potrai scaricare un documento PDF con l'esercizio che faremo insieme e le spiegazioni scritte. Cominciamo con la prima attività. Ti mostrerò delle frasi che includono la particella ne e ti chiederò di capire che cosa sostituisce nella frase. Qual è la funzione di ne in queste frasi? Vediamo la prima frase. Ci sono un sacco di libri che vorrei leggere, ma ne devo scegliere uno. Qui abbiamo un ne partitivo, indica una parte di un totale. Di tutti i libri che vorrei leggere, devo sceglierne uno. Quindi questo ne indica i libri, ma indica una quantità parziale, uno del totale che vorrei leggere. Seconda frase. Hai detto vaporetto italiano? Ne ho sentito parlare. Mi dice qualcosa? Qui ne significa di vaporetto italiano, sentir parlare di qualcosa o di qualcuno. Quindi ne sostituisce in questa frase di qualcuno o di qualcosa. È un complemento di argomento in questo caso. E come sicuramente ricordi, ne, come tutti i pronomi, è utile per non ripetere qualcosa che abbiamo già ripetuto prima. Terza frase. Vuoi licenziarti? Ma non ne hai motivo. Non hai motivo di licenziarti, di qualcosa o di fare qualcosa. Frase numero 4. Quelle persone sono pericolose, dovete starne lontani. Stare lontani, quale preposizione accompagna questa espressione? Stare lontani da qualcuno o da qualcosa. Quindi in questo caso ne significa da qualcuno o da qualcosa. Questi sono i tre casi di uso di ne. Il ne partitivo, che indica una quantità parziale di un totale, il ne che sostituisce un complemento con la preposizione di qualcosa o di qualcuno, e il terzo caso è con il significato di da qualcosa o da qualcuno, quindi bisogna conoscere l'uso delle preposizioni. Per cui non ci sono sempre delle regole, Numero 5. Ho dei quaderni in più, tu ne hai bisogno? Tu hai bisogno dei quaderni? Avere bisogno di qualcosa o di qualcuno. Ma vediamo la frase numero 6. Luca mi aveva offeso, ma alla fine se ne è reso conto e mi ha chiesto scusa. Questa è più difficile, Qui abbiamo il verbo rendersi conto,
che significa capire, realizzare. Lui se ne è reso conto. Questo ne significa di avermi offeso. Io potrei dire Luca mi aveva offeso, ma alla fine si è reso conto di avermi offeso. Ultima frase, poi passiamo all'attività successiva. Ah, mare, sole, spiagge, ne ho così tanta voglia. Avere voglia di qualcosa o di fare qualcosa. Passiamo al secondo esercizio. Vedrai delle frasi che non sono molto naturali. Ci saranno delle ripetizioni. Il tuo compito sarà riformularle usando la particella ne e renderle più naturali. Vediamo la prima frase. Non riesco a stappare la bottiglia di vino. Tu sei capace di stappare la bottiglia di vino? C'è una ripetizione, eh? Hai 5 secondi per rendere questa frase più naturale. Sei capace di stappare la bottiglia di vino. Quindi possiamo sostituire questa parte di frase con ne, però lo mettiamo prima del verbo. Non riesco a stappare la bottiglia di vino. Tu ne sei capace? Essere capaci di fare qualcosa. Numero 2. Facile. Hai dello zucchero in casa? Ma che... Non ho più dello zucchero. Ma che... Non ne ho più. Parliamo di quantità e quindi ne significa di zucchero, non ne ho più. Ma che è un modo colloquiale per dire no. Frase numero 3. Ho visto l'ultimo film di Paolo Genovese e sono rimasto molto colpito dal film. Film. Abbiamo capito che parliamo del film di Paolo Genovese, non c'è bisogno di ripeterlo. Ho visto l'ultimo film di Paolo Genovese e ne sono rimasto molto colpito. Sono rimasto colpito dal film di Paolo Genovese. In questo caso troviamo una forma passiva. Se vuoi ripassare la forma passiva, trovi sempre un video qui sopra. Ne significa da qualcosa. Frase numero 4. Non parlare ancora di Simone, non voglio sapere niente di Simone, guarda. Non parlare ancora di Simone, non voglio saperne niente, guarda. O non ne voglio sapere niente, guarda. Con i verbi modali il ne può andare prima del verbo modale o dopo il verbo principale. Ne significa di Simone, sapere qualcosa di qualcuno. Numero 5. Mi piace lavorare con quel gruppo perché condivido i valori e le idee di quel gruppo. Facile. Mi piace lavorare con quel gruppo perché ne condivido i valori e le idee. Senti come la frase è più fluida, più naturale. Ne sostituisce di quel gruppo, complemento di specificazione. Prossima frase. Avevo un taglio di capelli nuovo, ma nessuno si è accorto del mio taglio di capelli nuovo. Chissà perché.
Qui abbiamo il verbo accorgersi, che significa notare. E il verbo accorgersi è accompagnato dalla preposizione di. Nessuno si è accorto del mio nuovo taglio di capelli. Ne sostituirà del taglio di capelli, di qualcosa, ma dove lo mettiamo? Lo mettiamo dopo il pronome riflessivo, sempre. E quindi diventerà avevo un nuovo taglio di capelli, ma nessuno se ne è accorto. Diventa un pronome combinato, con il pronome riflessivo si che diventa se nei pronomi combinati, ne che significa del taglio di capelli e accorto. Quindi il verbo rimane uguale, si è accorto, ma mettiamo il ne tra il sì e il verbo. Ultima frase. La pentola scotta, di ai bambini di stare lontani dalla pentola. La pentola scotta, è caldissima. Di ai bambini di starne lontani. Ne significa dalla pentola, stare lontani da qualcosa. E ne si trova alla fine del verbo stare perché il verbo è all'infinito. Bene, come sono andati questi esercizi? Spero che siano stati utili per te e che ti abbiano tenuto compagnia per qualche minuto. E ricordati di scaricare il documento PDF di questa lezione qui sotto nella descrizione. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo prestissimo.